Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Io sono Ale e nel video di oggi voglio parlare a tutti i chitarristi. Quelli che odiano la Telecaster perché proprio non gli piace e anche a quelli a cui invece piace tantissimo e vorrebbero uno strumento con le stesse caratteristiche ma ancora più versatile. Ovviamente ad un prezzo che sia accessibile alla maggior parte dei chitarristi. Non ci crederete, ma l'ho trovato. Infatti sono andato sul sito di Musical Store 2005 e ho ordinato la chitarra che vedrete tra poco. Dopo il video della PRS SE Standard che vi lascio qui sopra, era naturale farlo anche con la Telecaster. Se volete altri episodi di questa serie con la SG, con la 335, con la Strato, non fatemelo fare. Ditemelo qui sotto nei commenti, lasciate anche un bel like al video e iscrivetevi al canale con la campanella. Secondo me il marchio della chitarra che vi faccio vedere oggi non lo conoscete. Questa è una chitarra Michael Kelly, nello specifico è la 1955 Custom Collection. Michael Kelly è una compagnia di strumenti musicali abbastanza recente, forse una delle più recenti. Pensate che è stata fondata nel 99, non 1899, 1999. Sono più vecchio io. L'obiettivo di questo marchio è sempre stato quello di pensare gli strumenti partendo dal suono e poi completarli con un'estetica da wow. Inizialmente si muovevano sul mercato dei mandolini e dei bassi acustici, ma nel 2001 hanno aggiunto alla loro collezione anche le chitarre acustiche e le chitarre elettriche, che negli anni si sono ovviamente evolute fino a diventare come questa. Lo slogan del marchio Michael Kelly infatti è Built on Sound e ogni volta cercano di mettere poi la ciliegina sulla torta dando ai musicisti delle vere e proprie opere d'arte. Siamo orgogliosi di non offrire le solite chitarre noiose che sono disponibili da tanti altri marchi. Questo è come loro si descrivono. Oggi scopriremo se è vero. Questa chitarra nasconde delle chicche molto interessanti, però fermiamoci un attimo a guardarla perché direi che il top di questa chitarra attira decisamente gli sguardi. Quando abbiamo fatto l'unboxing su Twitch vi ho detto che questa chitarra potrebbe essere facilmente una di quelle con il top più bello che abbiamo mai visto sul canale per ora e confermo anche adesso mentre registro questo video. Infatti questo top è in ebano striato ed è veramente clamoroso, giuro, io mi sono innamorato. Lasciate un commento qui sotto con un aggettivo solo, descrivete il top di questa chitarra in una parola. Poi potete lasciare anche altri commenti, non è che ne avete uno per uno. E comunque se già questo non vi è bastato per innamorarvi di questa chitarra, datemi tempo. Per il body abbiamo lo Swamp Ash e per completare tutta la parte del corpo la chitarra ha il binding fatto in acero fiammato. È uno di quei dettagli che quando lo noti non puoi più fare a meno di apprezzarlo. Abbiamo un manico in acero con scala 25,5, mentre la tastiera è in pauferro, 22 tasti, con il radius compound che parte da 10,5 e arriva a 16. Per chi non lo sapesse, radius compound significa che la curvatura della tastiera è variabile e non fissa. Significa che nelle posizioni più vicine alla paletta la tastiera sarà leggermente più bombata, mentre più saliamo sulla tastiera più troviamo un radius piatto. Questo è fatto per favorire le posizioni degli accordi nelle zone basse del manico e per favorire invece allo stesso tempo la fluidità e semplificare l'esecuzione di melodie e assoli nella parte più alta del manico. Ma ovviamente questo non è tutto quello che vi serve sapere di questa chitarra, anche perché per ora, a parte qualche dettaglio estetico e nei materiali e il radius variabile, non è che cambi molto da una Telecaster tradizionale. Infatti penso che il grande pro di questa chitarra sia proprio questo: allontanarsi dalla Telecaster ma contemporaneamente non rinnegarne l'origine. La Telecaster tradizionale, come sappiamo, è formata da un ponte fisso a piastra, i due pick-up sono solitamente due single coil, il selettore a tre vie e fine. È notoriamente una delle chitarre elettriche più semplici e spartane che conosciamo. Poi ok, ci sono state 1000 evoluzioni e va bene. Ad esempio abbiamo visto anche la Telecaster Player Plus in questo video sul canale, recuperatelo se non l'avete visto. In quel video abbiamo visto tranquillamente come partendo da un concetto semplice come la Telecaster è possibile sviluppare tantissime cose diverse, cioè addirittura c'erano 3 pick-up su quella chitarra. Ecco, questa è una di quelle chitarre che va in quella direzione, aggiunge, evolve, ma lo fa con rispetto dell'originale. La cosa bella è che hanno comunque voluto mantenere tutta la versatilità. I pick-up sono Rockfield mini humbucker per il manico e un SVC humbucker per il ponte. E fino a qui lo abbiamo capito. Il selettore è il classico selettore a tre vie, ma la cosa più bella di tutte è che i due pick-up sono splittabili indipendentemente l'uno dall'altro, con un push-pull piazzato su entrambi i potenziometri. Quello sul potenziometro del tono splitta l'humbucker al ponte, quello sul potenziometro del volume invece splitta il mini humbucker al manico. E questo, raga, ci apre a orizzonti e combinazioni sonore veramente per ogni gusto, perché possiamo combinare l'humbucker al manico al single coil al ponte, oppure il contrario, oppure tenere tutti e due come single coil, oppure tenere tutti e due come humbucker. Inizio ad utilizzare gli split e vi faccio sentire bene di che cosa stiamo parlando.
con una chitarra del genere veramente si possono suonare tutti i generi musicali, sia i più moderni ma anche quelli più in stile vintage. Per qualcuno è un pro, per altri è un contro, perché magari possono pensare che una chitarra del genere non sia né carne né pesce. Secondo me, raga, invece è tanta roba, soprattutto per chi suona generi musicali lontani dalla Telecaster tradizionale, ma allo stesso tempo ama la Telecaster e ne vorrebbe una ancora più versatile. E poi comunque, se invece non vi piace la Telecaster e vi fa schifo, raga, giuro, questa provatela e poi mi fate sapere, perché mi fate sapere. Ci sono altre alternative a questa chitarra? Certo che sì, vi lascio qui sopra il video della LTD TE200 che, raga, spacca. Però quella è anche una chitarra esteticamente molto moderna. Poi ci suoni di tutto e ok, però è abbastanza futuristica come look. Questa chitarra invece strizza l'occhio all'eleganza, dai. Se qualcuno vuole versatilità ed eleganza, un bel suono cattivo, ma anche no, raga, ho trovato la chitarra per voi. Ma ho anche un'altra cosa per voi. Se mi scrivete su Instagram ho ancora un bel po' di coupon sconto per Musical Store 2005. Scrivetemi, perché io sono lì ad aspettarvi, non fatevi problemi. In cambio vi chiedo soltanto una pizza, cioè raga, una pizza, una. Allora, circa 17.000, quindi direi che 17.000 pizze per una settimana sono a posto.